And here we are in English, Martin, after a long time, and we are not alone. We are in very good company. DKP, welcome to TIGGI Lorcana. Hey, what's up, guys? Hello, hello. How are you, mate? Yeah, I'm good. I'm home. I'm chilling. You can see the trophy here. Yeah, I was looking at that thing. What's that? That What's that is golden thing over there? that's a quiz actually for you guys. Like, what's different? Oh God! Can you yeah. see something? Oh yeah. What? Something's missing, I guess. Right? Oh, not really. There's something more. Come, get it closer, because I don't see that good. Interesting. Hello, Skedja. Nice to meet you. Nice to see you here. Did they engrave your name? No. That's I a can't DLC see trophy inside the words trophy. Wow. Oh, Oh, okay. It can fit inside. But is it? That's insane. Was it done on purpose? I mean, No, did it's they design it? No. Okay, it was just. Oh, okay. It's designed to fit the cards, so you can like. Let's take this out. Oh yeah. Yeah, you can put, like, That's Mickey yeah. Okay, we knew 1-1. about that. Yeah, that's where the Mickey was, but you can put any card in. So basically, it's a big card holder, but right now it's a trophy holder. You know? No. I like it. I like it more this way. It's like one of those like Russian dolls that you have like a Yes, exactly. Like technically, it's like you know, it's like Power Ranger thing. And Yeah. you just need The more trophies for Megazord. the arm and the legs. Was it called Megazord? At least. Yes. Yeah, it was Megazord. Okay. Ciao, Diana. Welcome here. Happy to see you. Ciao, Diego. Welcome. We are here in good company tonight. And hello, Martin. Sorry, Martin. How are you, mate? all good. Yeah, happy to be back as well. Like been traveling for a bit. Yeah, you Finally did. back. Yeah. Same for Lorcana. Not as prestigious as our guest, but like No, of course, but traveling. you had some traveling fun in the mountains. I see. Yeah. In Yeah, it was your so good. Instagram account, and then I saw you played some tennis. You had some fun on tennis fields, right? Yeah, it's good to be mentally like free and trained as well as like I think it's the same thing on the board and on the field, on both field. Like a lot of people compare like a high sport and high athlete to high athlete in the esport industry. And I would say like from some of the question of interview, I would say like maybe some things that are going to even up. They will. Okay. Now, I know we don't have all the night, unfortunately. I would love to have DKP for all the night, but in this moment, he's reclaimed from all over the world. Everybody wants a piece of DKP, and I know why. We all know why. And first of all, you are, of course, a very experienced player. You come from Yu-Gi-Oh, if I'm not mistaken. Hello, my fitness brother. Thank you for your sub. What do you think about Ravensburger organization, both in terms of the championships held in local, so local game store, and DLCs, and World Championship? What are your thoughts? So yeah, in general, I really like the organization of the DLCs and Continentals and especially Worlds. Overall, of course, it's not it is Ravensburger who's the publisher, but we have to say it's Fanfinity or for the American DLCs PBG who organized the events, right? So it's not directly Ravensburger. So yeah, they did a great job in general. What they had with all the restrictions and whatever, they did a really great job for the DLCs. I mean, many of you guys went to that, so I don't need to talk much about that. But at Worlds, it was
a closed event for 28 players plus the +1. So how you should imagine it, it was like in a hall. We had like I wouldn't say a building, but we had like a big room, or like 2 of the big rooms there in a convention building, I would say, where you can hold conferences, weddings, and such. And yeah, we had a big room. Outside there was just a big lobby, basically, where there were also TVs. So the +1s or the competitors who finished playing could sit there and just watch the feature match, right? So they had like 2 TVs there. So it was really nice. In general, the world was really well organized. So how it was literally you played in the room, and then when you finish, you have to go outside. So everybody had a calm atmosphere. It was really like it was only you. Like there was no watchers, only judges, and you playing against your opponent. So nothing was distracting. It was really calm. It was really a good atmosphere to, just give your best. And I really liked that. And in else in general, we had other things to do. Like on Monday, they organized a tour for us, like in Disney World. So we got free entrance, and then they had a special tour organized for us, showing us all the different kinds of stuff in the background of Disney Wow. World. Then we had Beautiful. we had free time. We could go into any ride we wanted. But to be honest, it was so hot. Like it was like 36 degrees Celsius in the sun, and then you need to wait. If you don't have a fast lightning pass, or like you don't have different kind of pass, you need to wait like 1 to 1.5 hours in the sun, and that's crazy. Like that is actually really crazy. So always get something on top so you can enjoy the rides faster. But yeah, that's basically what we got on top. We also got a dessert party on Monday. There was just a meeting up with everyone before the fireworks, where we had like just cakes and really good desserts and drinks. And then we went to the firework in the end of Monday. It was also really awesome. The firework itself was really beautiful. Because it was like a custom of music, and this was like really matched well, and it was really emotional actually. Like I had the other firework, I saw the other firework, and it was like normal firework, okay, but this one was crazy. Like, and that one was really good. And I think some of the players also cried a bit, had like a tear in the eye, because it was really emotional. The song option was also really great, and some players even said, "That's literally your firework, bro." I'm like, "It's not," but yeah, thank you. Like they say, "Yeah, it's because of your words." When I'm like, I know, it's not really, but yeah, the fireworks was great, and organization wise, everything was, I think, really smooth. There was not a big hiccup, and what was really special was day 2 was so fast. Like, since every match was back to back, and they wanted to stream every single top 8 match and higher, you had to be ready. And because some players like Ed finished the match so fast, I was suddenly like, unfortunately for Luca, yeah, Yeah, it was so fast. Suddenly match I and was was like, playing already. Yeah, it was really unfortunate. Like, I didn't even expect Ed to win that fast, because at the start of game 1, I went to the bathroom. I went back. They were in game 2 almost finishing. I'm like, what? Like, what? that was crazy. And then they told me, you have to go. I'm like, I can't even take a break. That was crazy. That was crazy. I took my time. We were in Milan for the watch party. We held a watch party in Milan, and I thought, okay, I have the time to go pick up my girlfriend from the train station. I will have time to come back and see the rest of the game. Okay, it's like 5 minutes, 10 minutes max. Took the car, go to the train station, took my phone. Where is Luca? Why? What? What? And then I called him, and he told me, "Bro, shit happens." It was just crazy. Like, I rewatched it, and I couldn't believe how fast it was. Like, Ed Sand was like just pure destruction with the hamsters. Exactly. And the hamsters from hell. yeah. yeah, Yeah, and that was it. I think about the World Organizations was really well run. Every single time someone had a question was answered really quickly. Right. And yeah,
I really like it. Unfortunately, it was an open event, so people couldn't watch or be attending and so on because it was really, really well. And I think, especially because it was at Disney World, it was just a bit above like other TCGs, like especially Yu-Gi-Oh, where they can just take a hall, whatever. But the Continentals and was being at Disney location, even though the rooms itself weren't like anything special, but just rooms, and tables and chairs. Just being there is such a different mood, and atmosphere. You could feel the Just magic playing there. of you could feel the magic and the atmosphere of being like at Disney World. Yeah, Like it's just so thematic, like it just fits to play such a prestigious exactly. event. Yeah, Who was exactly. your plus one? Robert, my team chef, my team Oh, boss. super, super, Yeah. super, super. And like team, it's so important in like those kind of environment. You talked about like friendship that we were saying before, and going on a friendship side of things. Remember, like Anto had a question about like you make new friends. How is I know like everyone know each other in the kind of industry, in the pro players, but like actually meeting them in person. I know that you have a lot of friends are in your own team, but like meeting a new players that are at that level. How was the experience? Did you make new friendship? Yeah, so I'm coming from Yu-Gi-Oh, meaning I know how it works with the traveling, like making new friends and such. And for me, it was always since Yu-Gi-Oh you cannot really win much in terms of pricing. In the end of the day, it was really about like the traveling, of course, also the bragging rights when you top and win, right? But also seeing all your friends, meeting new people, like making new friendships, sometimes even lifelong. Like I made some of my best friends, made them in Yu-Gi-Oh, right? And now in Lorcana too. Like I think my friends that I made with my team are just will hold alive. And yeah, it's just awesome because I think TCG in general, because of that, having a hobby where you constantly meet new people and constantly travel with either with the same people or sometimes even with new people is just awesome because when you are just doing your normal thing like working or having like a hobby like I don't know playing video games such reading books and so on, it can be hard sometimes to meet just new people constantly or yeah, you're tired after Yeah, working and such. But with the TCG hobby, I know many friends who also work like even 10 hours per day, whatever. But because of the hobby, they keep really great friendships. They meet new people, like they travel to the major events, and then you have a purpose when you go travel, right? Because you can always travel somewhere, but if you have a purpose on top, there's always a great thing to have. And then yeah, in general, in the hobby, meeting new people was always like a main factor for me to grind the Yu-Gi-Oh events. Traveling with my friends because in Yu-Gi-Oh, I think I never traveled alone. Always traveled like at least two more people. So that was always really great. And now in Lorcana, I started alone actually, but I was lucky. The Lorcana Goons guys just took me oh, in yeah. because they knew me from Yu-Gi-Oh! I posted about that I'm starting Lorcana, going to Fort Worth, and they asked me like, "Do you want to join our Airbnb?" I'm like, "Yeah, sure, sure." And because of that, I had such a great support group suddenly. They made my experience for Dallas Fort Worth so amazing. Like without them, I would be alone in a hotel room or like Airbnb, whatever, and would be so sad. And now with them, I knew nobody at the event, right? Maybe some faces from Yu-Gi-Oh because they switched, but else I knew nobody and was alone most of the time. But then with them, I had such a great time. We laugh all day. Like um, we just had similar minds when it comes to jokes too. So it was really really fun. Felt like really natural to be with them. So I really loved that. And yeah, from there on, I just met new people every single time, and especially because I perform well, people are always Yeah. want to Eager know to meet you and you, such. right? Yeah, exactly. Want That to hang helps. around like with the high Yeah, performance. and That and makes yeah, and then I got new people, meeting new like Dale Bilido. He made my DLC Toronto awesome because I stayed at his home, not even Airbnb at his home, oh no and he way. cared for me. Yeah, we did so many things, it's so fun. So I was like,
just an awesome experience because I met him. And yeah, it just went on and on. I always had like new people basically where I stayed with for each DLC. At some point, I had my team, of course, and I stayed with my team and get to know them better and better. And especially now after basically the 1 week boot camp, right, with everyone, but almost everyone on my team was there. I got to know them much better, right? And we saw each other's personality. We saw what the other is made of, also because of the commitment, because they flew in just to help us, right? They flew in, they That's didn't so even good. get to play an event, side event, whatever. They just flew in, help us, flew back. So Wow. they used their free time, their I don't know what else, like money and such, and vacation time, work time, to come just to help us. So that just shows insane commitment and also insane friendship levels, right? That Yes. they wanna help us so much, like the three of us, Frank, Kurt, and me. And overall, I'm just glad that the community of Lorcana is so awesome. Everybody's nice. Nobody ever tried to shark me or cheat me. Like everyone was always nice. Of course, also because my name is a bit big in the community, so nobody really tried to. But even then, Yu-Gi-Oh, people still try to do stuff. But here, nobody was ever like sweaty or something. Like I played for the Mickey 5 times. I think now it's less like it was five Yeah. times. Actually, 6 times. I played for Mickey 6 times, and not a single one was like super sweaty and like don't talk 30. to Yeah, me and yeah. like this. And this was just awesome. And all the people I met so far were all awesome. Especially, I would attribute it to this community being more mature, also in terms of like they're older, they are in their life, like having kids most of the time, families. So everybody's more mature than compared to maybe other TCGs. And yeah, just the entire nature is just less toxic, not less toxic, not toxic at all, to be honest. And yeah, I love that. I love everything around it. That is Yeah. so good. That is Yeah. so good. I want to read I some would- messages from the chat. We got Tafu, DKP, the best player in the TCG world. Not in the every TCG world. There's some things I can do. But in Lorcana, I'm probably in the top. Yeah. Probably, just You probably. have the trophy next to you. Okay, so, but like, And then a good friend of mine, Joker Verax, I started with Yu-Gi-Oh! Too, but in another zoologic era. Yeah, he's even older than me. But I still have a lot of friendship that I made in that. Yeah, nice. Yeah, okay. He had a lot of friend from. He still have a lot of friend, Yu-Gi-Oh! Friends. Nice. And even Tafu started with Yu-Gi-Oh! I think I'm the only one who never even saw the anime. Oh. anyway, really? Never. I know they have a very cool card holder on the left arm, but and that's it. Sorry. Mhm. What does No. DKP think of Ruby Amethyst? Oh, I will give you 2 minutes, DKP, then to answer this question. Ruby Amethyst. Yeah. So I can tell you a little story about that. And when I started Lorcana, I bought 3 colors. It was Ruby, Sapphire, and Amethyst. And so I was prepared to play Ruby Sapphire and Ruby Amethyst. Actually, never got to play Ruby Amethyst at any event because I was just always really keen to play Ruby Sapphire. And also Blurple at some point, but Blurple was never good in set 4. So now I can play Blurple, and I think I enjoy every Amethyst deck more than Ruby Amethyst right now, because every single time I play Ruby Amethyst with the Shark version, especially, I'm like, man, I could have just played Ruby Sapphire with Shark if I want to play Shark. Exactly. And if I want to play Amethyst, the Broom deck is really awesome. We saw that. Blurple deck is awesome. And all 3 Amethyst decks have the same weakness, which is Steel Song. Yeah, at that point I would rather play the other Amethyst deck. So for me, Ruby Amethyst doesn't really have any
any good reasons to be played right now. Or I'm not saying it's bad. Me personally, I don't see a reason to play Yeah, it from a over other decks. competitive point of view, it's not that good, right? There are better choices. So it's also the fun factor. Like again, if I want to play a shark deck, I can just go turn 4 shark with double ramp, which is just much more fun than yeah, going with Ruby Amethyst. And if I want to do Brutal. other things, I can also play like purple steel and have the Amethyst package plus steel remover, so that's also more fun. It's just faster. Yeah. thanks Arctic Fox for the follow and for the question. One of my locals was like, "Oh, that broom decks look so much fun." He's a new player. He started last month. Okay, he won a set championship with 25 people last week, like the current weekend with your deck. And it's like, oh my god, this deck is insane. It's like, Thanks for the follow. No problem. Okay, Martin, please. You had a question about training, right? I had actually a question. Like you were talking about how important are the teammates, how important is that they all flew over. But I know there are certain secrets, certain things that can't be said, but like in the part that can be said on how do a team of hyper competitive Lorcana player train, how do they train? Like a week before, and what do you do? How does the boot camp? Actually, so there's nothing secret, to be honest. Because even if I tell you every single detail what we did, it still comes down to your skill and analytics and such, right? Like I can tell you every single step we did. But if you cannot, just put in your own work, it won't help you much. So in general, testing with teams, it can vary a lot because it depends on your team goals and your team in general. Because if you have a team full of players who have like our team, let's say, if you have a team full of pro players that also have their own testing circle, the testing process is much different than in a team where there are players who don't have an established circle. They are looking for a circle and then they join the team. That's just a different dynamic because like for my team, I'm not talking about my team, but for me personally, I haven't tested with anyone for the first like 5 DLCs or so. I literally played with 0 people. I just only played against myself the entire time because I just didn't want to take time off anyone, and also I was like, at that point I wasn't really sure if I'm really good or not. So I was just playing against myself, and because I also want to know certain things only, and then I just played, and repeated that. How do you play against And yourself? It's very what? curious. How do you play against yourself, Din? Yeah, so the most easy thing is to do something with online clients. For example, I use untap.in. That's a website where you can just play multiple games, like not even Lorcana, other games too, where you can just build your deck. And either if you pay the premium price, you can play both decks on one screen, which I'm doing for coaching right now. It's what I call open test hands. Open test hands. But else, how I started was I played the opponent's deck on screen, and I played my deck in real life. So that means I had my Ruby Sapphire playing in real life while I played the other opponent's decks on screen. Because even when I didn't know much about Lorcana, I knew what they want to do against my Ruby Sapphire, because Ruby Sapphire was like really slow, right? So every deck want to really just rush you down, because that's your only win condition, because instead for Ruby Sapphire was just always winning if you reach the late game. So you need to rush Ruby Sapphire down somewhat, or like tempo it out early. And so I kind of knew what everybody wanted to do against Ruby Sapphire, so I just played against myself and tried to find out the best lines. Sometimes, because I play against myself, I can do whatever I want, right? So it means I can also give my opponent or give myself the best hand to see how that works out, like how the dynamic is. And that's about it. And when it comes to the team testing, I have to be honest, I think Worlds was the first time I actually
practice a lot with my team. Before that, I practiced with a few people from time to time, but a lot was actually only for words. Yeah, because we needed to cover so many things, right? The lineups, seal part, like was so many things you need to cover. So it's nothing you can do alone. But many times, like when what happens is if you have to concentrate on one deck or like just a few decks where you know a lot already about them, you don't really need to test much. But what you can do in the team is like exchanging theories, exchanging like ideas, and basically let them proofread it, right? So meaning sometimes you get tunnel vision, you think, oh, this is really great, and then you explain it to someone, they'd be like, wait, No. this can happen. This doesn't really sound well, and then you're like, oh, true. Like this like the real thing, like the real advantage of having like really really strong players. Like instead of testing that theory, they all maybe already have tested it, and then what you can do is just ask them, and suddenly they can just tell you, "Oh, I played this and that already. I know how the dynamic is. I tell you the dynamic, and then you can make your own choice if you really want to play it." And that helps me personally a lot already because then I can just shorten my testing time. And again, in other teams where you have not players, maybe players who just have less experience, less play time, they need to play test a lot more. So what they need to be really aware about is you need to concentrate and on efficient testing and really effective testing, because what happens a lot is people are jamming games a Playing lot, just to just play. jamming Yeah. games, not even like do take backs and such, and it's in my opinion just wasting a lot of time. Like I Mm-mm. could do one single game where I analyze every single move, and it's worth like jamming 10 games at least. Um, and yeah, that's like the biggest mistake people can do when testing. And yeah, just find your testing circle, get slowly better. You don't need to get like to the highest level in like, I don't know, 2 months or so. It's more about that you get accustomed to this kind of testing, to testing with people, learn how to exchange opinions, right? How to be receptive to criticism, to other opinions, right? Because some people develop an ego when they win like a small tournament or like 500 player tournament. Maybe you have a top 64 DLC and they develop an ego and they're like, they don't really, if they see someone who is lesser known or like don't have the accolades to prove something, they don't accept their opinion sometimes, or reject it straight up. That's not good. So that's also something to be learned, that you can learn how to deal with your ego when being in a team too. When opinions collide, you don't agree with someone, doesn't mean that even if they are wrong, it doesn't mean that you should blast them for that. Mm-hmm. Yeah, there's like just all these kind of small things that you need to learn before you can even start effectively learning the game. Yeah, And there's I all think kind of that stuff that helps you in life too, right? It's like everything of that is Exactly. also really useful when it comes to life. I think that the biggest lesson to be learned from your words, from what you just said, is learning to be humble. Okay, because listen to what others has to say. For example, I work in the education field, and once a week we meet together and we talk about our cases, and we confront, even if we don't work at the same cases, but we confront and learn from each other from different points of view. And it's something very similar with learning how to be a better player and a better TCG player, but be a better at a professional level. I think that's the main thing, right? Being humble is the key to be better, right, Martin? What do you think about it? I completely agree. Being able to understand each person' opinion, no matter if you are world champion, like being super open, like
why are you playing this card, and what do you think about this? Like, we see a lot of player being like, I won X, Y, Z. I don't care. This is how you played, and I think it's the worst case scenario, because you put a wall. You think that there is no openness, but like, thank you very much even for like giving this perspective to our community. It's very, very important that it comes not only like from us, but like even from the champion itself, being like, okay, be humble, understand, and listen. Listen, it's very, very important. Yes, exactly. We got a question Funniest, from chat. Very, it's something I really care about because next week we will start to stream Riftbound. Have you heard about Riftbound? Will you play Riftbound? Have you already yes. started testing Yeah. it? So yeah, I heard about Riftbound. I looked into it also, and I plan to play it too. Not because I think like Lorcana's dying or whatever. No, of course. But I just have the time. I think. I mean, I don't know yet if I have the time, but I think I have the time to jam like a few majors, especially now with the schedule that is quite open for the Lorcana game. I think I can put some in. In general, yeah, I enjoyed watching it. I think it's a great new TCG that can bring like a lot of fresh like gameplay into the market. And yeah, I will definitely play it. You will definitely see me at events. Nice. I won't use it. I won't say like it's main game or whatever. Like 100%. If there's a DLC colliding with Riftbound, I will go to the DLC. At least in Europe and NA, I don't know if I would prefer an Asian DLC or Brazilian DLC over Riftbound. Depends on the situation. Like, you know, like if I still need an invite or such, I might do that. But yeah, Lorcana's at the top basically. Yeah. It's your favorite TCG. It's what you're most. Okay, and oh, ciao Eva, and ciao Conte Drago. Luca Lazzara is in the chat, Din. Oh, what's up, Luca? I actually met his sister at the airport. It was also a funny occasion. Oh, no way! Nice. Yeah, Luca wasn't there. I think he was still taking a vacation there, I think. But yeah. Yeah, It was actually funny to meet her. he went to New York after the words. Luca, se hai qualche domanda, falla pure, poi traduciamo noi, non ti preoccupare. Esattamente. We're saying that he has any question he can ask in Italian. And yeah, exactly. And Sure. tomorrow I'm ready to beat you again, Luca, because we play at the same local store, and he is my buy. Oh, cool. Yeah, he is my buy. He is my win every time, every week. Oh. Yeah, what do you have to do? So it was so funny to no, not funny. I was really sad, but it was funny because what happened to him with Chu? It had happened a lot of time against me. A lot of time because I play almost the same deck. So sorry, Luca. I love you. Okay. I love the beef. I love the beef. Oh, he's okay. Okay, you were sleeping. A little bit of jet lag because he just yeah, he just arrived, and we have Pivo Livo. Okay, it's a champion night. Okay, then Martin, do you have another question, or I can go with mine? Go for it. Go for it. Okay. Let's talk about this. There has been a lot of criticism regarding the future of the game and the announcement related to the DLCs. Americans, especially, are not that happy about the DLC situation. What do you think? What's your point of view? Have you talked with your group? Your perspective about this stuff? Yeah, of course. Okay. There are multiple layers to this issue. First, we need to acknowledge that who is talking right now. Like, so for me, I'm a guy who doesn't really care where the DLC is, right? Like, if it's DLC in NA, Europe, Brazil, like, if I have time and I get the ticket, you will see me there, you know, like, so that's like not an issue for me, especially I have a team that supports me too. I can get anywhere I want.
So this is like an important part to know about this discussion. I need to say that for oh, I forgot the word. Transparency. Mhm. Yeah. So there are multiple layers I have to look at. So first, of course, we have going down from 10 EU and NA DLCs to 6, which is a huge thing because for the average players that only attend one DLC, now they have a lot less option, especially because the tickets will be gone in 1 second. Like tomorrow, when the sale hits, I can tell you, like it's gone in a second. In Europe, after Bochum and Lille, the ticket sales slowed down, right? Because the locations weren't also as easy accessible than Bochum, and also Lille was the first one, so everybody wanted to go there. So the sale was really slow, right? I think we always had tickets until like 2 weeks before the event. Exactly. And then they were sold out. So you had plenty of time to get the tickets. Like if you don't get a ticket, you couldn't complain, to be honest, because it was so easy to get one. But now with 3 only, the big problem is just okay. Getting tickets is just massive. It's just massive. But else, we went from 10 to 16 DLCs. That means that we get just more coverage over the world, and which is also, I mean, in general, a good situation because we just get more people into Lorcana, more communities into Lorcana, which is great for the game, great for the growth, like especially when they actually catch up at some point. Some locations already catch up, so we get just new ideas and such, more people. More top players that will evolve, and that's great. My only thing about that is still, even though we get more regions in, they only have one DLC most of the time, or 2. Like it's not really great in terms of competitive play either. Like when they finish their DLC, what are they gonna do afterwards? For like a year, still not great. Like it's hard to build a competitive community like that when the people just have one event, they prepare for that play, and then it's gone. Especially now when you have to say the third event is an Infinity event. That's also kind of bad because German, and I forgot the other in the third DLC in America. It's Infinity, and if most people there want to play the Constructed, it's also weird, like Infinity, you have one event for that, or 2 in that case. Let's say you are a really passionate Infinite player, like only one event's not great, right? Of course, in the great ski picture, we have 16 DLCs. That sounds great, but if you just look into each community and each section of the world, it's just not enough to keep people motivated for such a long time. And we have great organizers like you guys, right? Like Law League, doing this great tournaments in between, but just not having the official tournaments is just bad. And now we also get the invites, which sounds great at first, but my issue with these invites are just 24 invites over the entire season. That means probably only 1 to 2 invite per event. That means you still need to win that entire event. Like it is so much harder than going 5-0 at a LCQ. Yes. Going LCQ 5-0 sounds also hard, right? It's much easier than winning an entire turn where you need to win like first 8 Swiss rounds, let's say, or 9, because now it's best of 3, so it's probably 9, 8, yeah, probably 9 rounds. Then top 16, top 32. Then you also need to go 4-0, 5-0 on top of that. That's a lot more than just going straight 5-0. And now because of the invites, they cut down the SEQs, right, to I think 8. Yes. So the SEQs are now super small, even on top of that. So it just sounds so weird that they try new things, but while trying new things, they cut down the old things. I can't imagine why, budget reasons and such. But still, like they can pull in people. Like they can even make more DLCs and charge $150. I can tell you, like people will go, still go. Like they will complain about the price, but they will still go. Like right now it was up to 75. People will still go, especially because the price goes up, and the Pegasus is playable. The Pegasus will be expensive. Like I think the first DLC, the Pegasus will be like 150 or so.
And even after a while, probably 100. So it will recover your price like the Dragonfire did. But the Pegasus is actually much better than Dragonfire because it's actually a playset, a playable playset. And yeah, that's my opinion about that. And again, I'm someone who is not really facing the problems of the DLCs like others. So I always take it with a grain of salt. But I always try to get like an really balanced opinion about things, right? Looking at all sides. And on top of that, fun fact, last season I went to exactly 7 DLCs, 3 NA, 3 EU, and 1 Australian. So if you look at that stat, it's literally the same as this season, right? Yeah. 3 EU, 3 NA, and 1 Australia. Yeah. And people called my traveling schedule already too much. And then that's why I'm like, in the end, I'm also saying, it sounds bad that we have less DLCs, but I don't think any of the players who complain right now will actually try to travel at least to 7 DLCs plus. So yeah, you always need to see like the side of like actual criticism or like just being mad. Like sometimes people are just mad and then say something out of like anger, out of emotions. But yeah, you always need to also check realistically how many DLCs are they gonna attend. Like, does it really affect you, or are you just angry because everyone's angry? But I can definitely I understand the that you are angry, that people are angry about it, and I'm also not happy about how they do it because again, it's the few events that they have in many regions is not enough to keep the competitive scene alive for much longer than they want to, because then of course season 3 cool, but it's 2027. It's like so far away, like wow. And Riftbound is coming out. They have an amazing circuit already announced. They will probably steal a lot of players away, and I like even right now, I think every single pro I know, especially at Worlds, I think every single one will at least try it out. So they can lose a lot of players to Riftbound now. I'm not saying that many will leave just and 100% because of the amount of DLCs. I still think most players will just go play both because you can just start preparing like 2 weeks before DLC when you're already good at Lorcana before, right? Like you don't need to play the entire year to attend to DLC. So some will play Riftbound, they have a major, and then they see on their schedule, okay, I have a DLC coming up next month. I will start training soon, and then you can balance that easily, right? But yeah, that's my opinion for this meta. I'm worried about the daily issues with Disney Lorcana. I mean, I've seen in the last months less and less people coming to play to local game stores. I think that it is not really an issue, except for USA, of course, where they put the DLCs or on all the DLCs on one side of the continent. So that's an issue. Oh yeah, that's also bad. Yeah, that's bad. But I'm more worried about the plummeting of the numbers in local game stores. That's an issue that they will have to do something about. I don't know how it is in Germany, in your country. If you even go to play to your local game stores. Me personally, I don't even play locals. I don't attend set champs anymore because my time. I'm not saying that I don't have time or something for that. It's more like I go to a lot of big tournaments, and when I travel a lot. Then my girlfriend just won't have me for like a week or so. And then in the time when I don't travel to tournaments, I rather stay at home with her, Right. spend time with her, than Sure. going additionally are to you- set champs and such, right? I mean, for the set champs, the fabled set champs, I want to play it because I really want the Maleficent. promo. Yeah, the Maleficent, exactly. Of course. But yeah, that's also my issue. Like I don't really mind even the DLC problem. For me, if they have a solid local store program, I wouldn't care about the DLCs much at all. Like the problem, like I wouldn't just say, yeah, it's fine. The amount is fine as long as they have a strong local support. Like the things other card games are doing, like the special packs, really Yes. big incentive to play. I mean, maybe
maybe the rotation will ignite the flames again, where people are trying new decks out. Like they that everything will be fresh, so it's actually really fun. Right now it's rather stale, so that's why rotation is also really great, because I can tell you, like, if there would be no rotation, I would play Shark next set again, and would pretty much. I am pretty sure I can play my set 7 deck again, which I almost run all the time. I had 0 set 8 cards in Worlds, right? I can Yep. right now, when I play my Shark deck, I still play 0 set 8 cards. When I play my Broom decks, I still play 0 set 8 cards in Constructed, not even at the Worlds format. So the rotation will help a lot there. But we'll see. Maybe it has the different kind of effect where people are like, oh, I cannot play my cards anymore, I don't want to play at all. Can also have that effect. So I hope they learn from other TCGs, because they had great minds in Fanfinity and PPG. They have a lot of experience in other games, so it's not that they don't have the feedback. They have a lot of feedback to work with. So now we just hope that Ravensburger, and especially Disney, because it's a big company, follow through, implement these kind of local things. Yeah, like from my experience, I played Locust one single time, and just at the start of Lorcana, I just wanted to try it out. And even playing that, it was fun and such, right? Learning the game, but I already felt there was zero incentive to play. Like you people only went there to play because they want to play, but there was zero incentive else. Like, you can also not play Locust, you can also meet up at a friend's house, you can play online, kind of. Um, like you don't have to go to Locust, right? And that's an issue, because then people the stores can resell the product, and it's like cascading into bigger problems. And Yeah, that's I go what I to don't local want to see. store, and I think for it's the same for Martin, because of the friendship I Meet people. made. Yes, yeah. I have It's like a friends. place where you meet people. Yeah, it's like rather hanging than- out with friends. We could go to have a beer, or go to the Thursday night Lorcana at local game store. That's Mhm. it, right? Yeah. Okay, Yeah. we got a question from chat. You and your team have already talked about what could the future of Limited of Lorcana. Super Sealed was cool, but I don't think it's the right path. What do you think about it, Din? Yeah, so yeah, Super Pure Seal is not even close to be right path, because just imagine the price, like 16 boosters. Like my team and I, maybe you watched the video, we had infinite boosters from Robert, because he just have the stock to supply to us, so that was not a problem. We played. You could join our boot camp and basically open booster at any point. Like we literally still had like a few cases left after in the end, full suitcases of cards and such. We even pulled like enchanters and stuff, but nobody cared about that. You only need power cards to play, right? Yeah. So yeah, it was a weird experience with that. Of Seared in general, Seared in Lorcana is, in my opinion, a bit too vanilla. You don't have the synergies like in Magic, because the sets are not designed like that. Maybe it changes in the future. Normally, how it changes is the longer the game lives, the more archetype things gets created, right? But for example, in One Piece, you already had so many archetype things, because the game was designed around like archetype things in general, right? Because you have your what's it called again? You have your leader. Mm-hmm. Yeah. So you need to build the sets around leaders, else it doesn't work, right? So that's why they have archetype things in immediately, but in other games it took a while until archetype things got better and better. And yeah, in Lorcana right now, what we see in archetype like puppies and dogs and whatever, they're so weak, or they are just spread out into multiple sets. So you cannot really do like a one set sealed and just have coherent decks somewhat. It's literally comparing stats most of the time. That's also, even though Super Seal was more consistent in that terms, because you got so many boosters, so most people just had similar decks in terms of stats and curves. It's just sometimes you had bombs that were crazy. Yeah, it's just a vanilla beatdown thing, but Sealed is still a great tool to learn the game and to learn TCG fundamentals, because it boils down to value trading, tempo plays,
when stop inking is important. Building itself can also be relevant, but if you, I mean, let's say Frank Carson makes an article or a video about how to build sealed deck, you read it one time and you just repeat the same thing. That's what I did. I had not much sealed experience. He's a sealed master, Kurt too. They told me what's the curve looking like, how many 1, 2, 3, 4, 5 drops and so on I need. And I just repeated every single time. Worked out. I went 2-1 sealed. Good enough. So that part is not that crucial, but yeah, just learning about how to trade and when to quest, when to stop questing, to build up a board with enough willpower. Then you can quest at once, because then your opponent cannot deal with your board immediately, and that's seeing that kind of moments is great. And that's a big learning opportunity. I had actually Frank talking in an interview I had hold on my Discord through Metafy. He actually explained how he used Sealed to win his first DLC. His first DLC, he didn't practice Constructed. He practiced Sealed to get more situations where he needs to value trade, when stop questing and such. Like, he trained more Sealed than Constructed for his first DLC, when I'm like, wow, I didn't even consider testing Sealed at all. Yeah. Yeah, it's just a great tip and great tool to use, I think. And in general, when you want to hold sealed events, such, it can only be one set 6 booster. Things else is too expensive, too much hassle. But then just fun events, I think, is great for sealed. Like, playing sealed events, I think right now for the next DLCs, I will actually join Chaos Sealed. I will actually join sealed side events, because before I was always like, sealed, whatever. I I love don't that. want to play it. I'm a constructed guy, but now after Super Seal playing it, I actually enjoy it a lot, and I would definitely play side events now. And even for release of Fabled, I think I will even go to sealed events. Actually, in Malmö, the event, right? They have the sealed On portion, I think, on Sunday. Friday. So yeah, so I will On the- definitely play that. Are you coming on and Friday at the early Uh, seal that between us? yeah, I think I will arrive on Thursday, maybe even. I don't know. I will check. I will check out when I will arrive, because I will travel with my girlfriend there. So Oh, nice. yeah, we will make a vacation out of it. So I will definitely play the sealed part. I'm actually really excited about that. And yeah, Say no to Sealed Side event, say yes to VHS. VHS is a format we invented where you can play all the color you want, all the inks you want, but you may only choose cards from one movie or, you know. okay, I Yeah. see. Yeah, it's like franchise. Yeah, exactly, Yeah, exactly. The franchise. franchise, Yeah, exactly. they need to ban some decks though, because there are some Yeah, movies who are. Oh no, no. we did a I'm tournament. playing. I'm playing. Bell and the Beast. It's a beast of attack. Yeah. Yeah. We had to nerf a whole new world. We had to nerf it. Yeah, we because- already nerfed. Yeah, we nerfed Aladdin. We nerfed Aladdin. Yeah. We Yeah, did this it. is the Jafar deck. Yeah, no, basically. it's Yeah, evil. Genie deck. No, it's evil. It's evil. It's just pure evilness. It's Okay. not drafted. It's a full power deck. Yeah, exactly. We have uh, Pivo in the chat. yeah, exactly. Game is Wait, new, so Marco. it's fine. See the same deck at the beginning, but rotation will help to diversify and keep this game healthy during years. And he Yes, was asking where we can find that article, that Carsten article. Video. the car, like, Frank Carson posted a lot of articles on TCG player. You need to find it there. Like, there's a ton of sealed articles. Also, I think also where he talked about his DLC win, which is also really good to read. And that's also what I like about Lorcana. The stuff that is older is really relevant. I mean, it's also applying to Magic and such. Like, all the old articles and stuff is really still relevant. When I coach, I don't really care what set we are looking at. Most people, of course, wanna just look at the set 8 and stuff, but we can also look at set 4. It doesn't matter. The interactions are still the same. The fundamentals are the same, so it doesn't really matter. So always a great read to read up those things. When he, if they mean the interview I had, it is on my Metafy, so you need to subscribe to it.
So you get access to the Discord, and then you can watch the entire VOD. It was like an 8 hour stream, so it's quite long. But we did a lot of cool stuff. Nice. It was mainly focused on a coaching stream. Like Frank, Kurt, Ed, and Jonathan M joined me. Wow. Talked really Wow. about like how to improve in Lorcana and stuff like that. It wasn't really like just talking. Like it was an interview that you don't really see anywhere else because nobody asks these kind of questions. Mm-hmm. Basically. Mm-hmm. But yeah, it was really fun. It's super interesting that you have such a lot of like different personalities within the team as well, and you'll be able to like to talk to those personalities coming even from other TCGs as well. And probably last question is, how did you prepare being from the same team, competing against each other probably at Worlds, and bringing different decks? Like it's so interesting to see. Like, okay, I bring this, you bring that. You knew you for sure you knew the lists that everyone else was bringing and the choices that they made. Did you test against each other with the list that you were bringing at the Worlds, or would you didn't? You didn't talk about the strategy around it. Like, how did it work? So that's of course something you need to talk about beforehand, right? You need to communicate. This applies to life in any situation, right? You need to communicate with your teammates and with your partners about like what you want to do and your boundaries and such. In this case, we accepted the fact that we learn from each other, but also that we will learn the weakness and how to play against each other when we are testing together. But because we are working together, we are also ensuring that someone of us will perform better, right? Or like top card or even win. That was like the payoff. Like, okay, Yep. I give them a better chance against myself, but because of them, I also learn a lot and also ensure that the team is just performing at Worlds. So that if your goal is like, oh, I just wanna win at all costs, I don't care about someone else, then don't be in a team. Then don't test with the team. But if you can accept that fact that the team will also benefit you a lot, then that's just fine, right? And for example, in this case, we actually tested a lot against each other. Frank actually beat me like twice back to back. So it was actually crazy. I lost like 4-0 against him during testing because I just bricked horribly. But it was still like, yeah, he learned basically a few tricks, also how to beat certain things. That was great. Then when they asked me something, I always answer it. Sometimes when they played, I just told them, hey, there's a better line. What? Because they also told me stuff like that. They teach me seal. Like I couldn't even play the seal portion without Frank's and Kurt's help. So like that was a huge payoff. I knew and also because they are playing against me, I also learned a few things, right? Like for example, I knew that Kurt will bench my Ruby Sapphire when we played in set run 4. It was just clear to me because he is convinced that his lineup is really good. Or did he bench it? Let me think. I think he benched it. I think he benched it. But I can be wrong. But I think he benched it, and we. Yeah, he benched it. He benched it. Yeah, exactly. And he needed to. He wanted to beat my aggro decks with his lineup, and I knew that his dog's deck was really great against aggro, so I benched his dog deck. So instead of his other deck, because I would normally bench steel, but I knew his dogs can Yeah. destroy me. So I was like, okay, I benched the dogs, and Avenged Dogs. this only happened because we tested against each other. So and that happened. So it was quite funny interaction. Super interesting. Super interesting. Wow. Okay. Dean, thank you. Thanks a lot for your time. I enjoyed a lot. So happy to have you again here at TIGGI Lorcana. Good luck for the future, and I hope Yeah, to thank see you. Thank you you. again You guys too. very soon. I'm sorry I won't be in Malmo. Mhm. It's so sad, but I will be in Austria with my Oh, lovely girlfriend. But uh, tell me when you guys plan to do the next The season. 2021. 2021, 2021st of September, we will have the Summer League, and then we will announce the Fall League
in the 21st. Yeah, the 21st we will announce the next one. Okay, cool. If you're there, like the 21st of September, we'll more than happy to host you Yeah, at the sure. learning conference. Sure. Just message me about that. Thank you, guys. Cool. Yeah, I'll See ping ya. you a message. See you in Malmo. See you guys there. Bye bye. Have a good bye. Thank Bye, you. see you Thank you, again. Dean. Thanks again. Ok. Allora ragazzi, adesso torniamo all'italiano. Torniamo all'italiano mentre io adesso qua metterò, guarda, ve lo faccio vedere, vi faccio vedere tutto dal vivo. Allora, andiamo a prendere la telecamera del buon Pierre. Attenzione. Perché Pierre sta per arrivando, sta per ritornando. Quindi facciamo Sta per qua. ritornando. Sta per ritornando Pierre, come sempre. Leggiamo un attimo chat. Vivo Uli. Oh, Marco, allora lo prendi, ci vediamo alla Summer League, ci sei, vieni a fare un po' di pratica per Bologna. Invece tu, Conte, ci sei o non ci sei questa volta a Bologna? So che è un tasto dolente Bologna per te, ma ci sarai? Eccolo qua, e gli mettiamo Eccolo! anche il nome giusto e poi lo dobbiamo anche spostare da Discord perché lui non è più qui, non è più in questa chance perché è andato a finire in Belli Addormentati. Eccolo qua, adesso lo sentiamo. Buonasera. Oh, ecco, gli cambiamo anche il Pierre, nome, che aspetta. dite? Sì, Allora, dai. togliamo i sottotitoli perché ora non ci servono più. no, I sottotitoli in inglese fanno magia mentre parlate italiano, si fa molto ridere. bellissimo. Beh, penso Comunque sarebbe comunque in bocca al lupo a Marco, che purtroppo non ci sarà alla Summer, ma sarà ad Atlanta a giocarsi le qualifiche per i mondiali. che In bocca al lupo, sfortuna. Marco. T'ho detto Che sfortuna. t'ho detto Cotica, porca miseria. Sì, sì. Cioè, no? Dai, facciamo il tifo dalla Summer. E chissà, Che chissà, che bello. magari non possiamo magari passare nei momenti di pausa a vedere come sta. Se Bravo. gli orari coincidono può essere una roba, regà. Guardiamo gli streaming di un altro torneo. Ma vabbè, ma se gli orari coincidono Figlia per di sostenere, Lorcana. cioè, Pier, non so se lo sai, però con Marco abbiamo un'amicizia, ci facciamo Sì. il tifo a vicenda. Quindi sì, se gli orari coincidono, io adesso non lo so, però se riusciamo in qualche maniera a far coincidere gli orari nei momenti di pausa, connetterci un secondo e vedere come sta andando Marco, perché no, no? Sarebbe una Beh, super figata. figo. Eh, Super Esatto. figo, sì. bello, Ha detto che lui bello. si connetterà e nei momenti morti, nei momenti di pausa vedrà un po' della nostra stream per prepararsi ai DLC e ha un po' di sgrigna di Lorcana. Dai, dai, Carino dai. come sempre, Allora, grazie mille. nel caso in cui volessi venire a Malmo, fammelo sapere, Ma che bello. 30 e 31. Io vi odio. State organizzando la 30. gita scolastica a Malmo per una volta che io non Siamo posso, tutti, cioè... tutti. Io parto il 28 e faccio 29, 30 e 31 a Malmo a giocare alle figurine Vi con odio. Fabled una domenica, Sealed di Fabled. Vi odio. Vabbè, andiamo. Vi odio tutti. Bene, sono molto contento. È stato bello avere di nuovo Dean con noi. È Vero? sempre... È una bella persona, prima di tutto, e dà sempre un buon esempio. Le volte che è venuto ha sempre dato un buon esempio. E poi ci dà sempre dei punti di vista differenti rispetto a quelli magari che possiamo produrre noi comuni mortali, no? In generale tutti i giocatori che hanno avuto la possibilità di allenarsi in una certa maniera, avere un certo metodo, ci portano a qualcosa di nuovo, qualcosa di inaspettato, qualcosa che non è scontato per noi. Esattamente. Ma noi, al nostro arco,
abbiamo un Pier che ci aiuta, difatti, e ci sostiene, essendo noi scarsi, essendo noi non in No. grado. Vabbè, no, non è No. questo il fatto. Però, oltre ai player ottimi che vi portiamo tutte le settimane, eccoci qui alla terza puntata di Mind Games con il mitico Pier. Martin è la prima a cui tu assisti di Mind Games, è la seconda. Seconda puntata a cui assiste Martin. Stasera parliamo di una cosa interessante, una cosa che ha avuto un successo clamoroso in chat. Inaspettato, sì. Proprio una roba turca. Ma infatti mentre preparavamo il famoso questionario io ho detto anche a Matteo, guarda, a Briz scusate perché è un nome in codice qui, ehm, ma metti anche che possano mettere l'indirizzo email, che tanto lo faranno pochissime persone, la restituzione la possiamo fare manuale, perché scrivere una restituzione già è un po' una cosa così quel questionario, ma scriverla meccanica sarebbe stato un disastro. Almeno dico, boh, la faccio io manuale, tanto quante persone vuoi che rispondano al questionario? Per fortuna poi abbiamo deciso di non farlo, perché altrimenti avrei dovuto rispondere manualmente a 80 persone, insomma, a un numero gigantesco. Allora, Io negli asai- Moitos, stai rischiando, Moitos, stai rischiando, te lo dico, stai rischiando. Occhio, finisce nella lista dei cattivi. Quindi Comunque ti l'argomento voglio di dire. stasera qual è, Pier? Ah, giusto, che non ne abbiamo ancora nominato. Il tema è la motivazione al gioco, cioè perché giochiamo e di fatto in rapporto a perché giochiamo anche che tipo di giocatori siamo. Ok. Questa è una cosa che noi diamo un po' per scontata. Cioè adesso abbiamo avuto un super campione e magari associamo anche il fatto che si giochi per vincere, no? Cioè quello lo scopo del giocare. Poi però ascolti la conversazione e già tu, Anto, per primo mi vieni a dire: ma noi ci troviamo al giovedì sera con gli amici per trovarsi. Cioè si fa serata Lorcana, così come potremmo andare a bere una birra, invece noi andiamo al game store per riunire le amicizie. Perché questa non è una motivazione diversa che fa vivere il gioco in modo diverso? Allora, la prima cosa che mi verrebbe da dire è che ci sembra che ci sia un modo giusto per Mm, vivere il gioco, no, che è quello che poi viene mostrato, insomma, negli streaming, nelle competizioni, perché quello è il modo. Cioè, il super campione, lui sì che sa come si gioca, no, che è vero per molte persone, per chi guarda il competitivo, loro sanno giocare meglio degli altri. Però questo succede perché il parametro attraverso cui lo guardiamo è quello di quanto una persona è brava, quanto performa. E dato che per 2 puntate abbiamo parlato di fatto di performance e di poco altro, ho pensato che fosse proprio il caso di dare, uno sguardo a tutto ciò che riguarda, ciò che sta attorno diciamo alla competizione. Infatti in quel questionario che, abbiamo fatto girare su Instagram, abbiamo visto però abbiamo preso ispirazione da, un concetto che, emerge da Mark Rosewater, il lead designer di MTG, di Magic. Voi dovete sapere che quest'uomo, a parte avere un po' di passione per l'ambito psicologia e cose, ha di fatto anche, una madre che lavora nel settore e si è sempre fatto ispirare da questo contesto, dall'ambito psicologia, per ragionare anche sul suo prodotto. E a un certo punto si è detto: "Ma come sono fatti i giocatori tipo che, che giocheranno con le carte che io sto costruendo in questo momento?" E quindi ha fatto una sorta di, rappresentazione vignettistica, macchiettistica di quali sono i tipi di giocatori, quali sono le motivazioni che spingono i vari giocatori a giocare. Queste sono quelle che lui definisce le psicografiche o psicografie, adesso sono traduzioni fatte un po' alla buona, perché tanto ovviamente, lui usa termini inglesi che io non ricordo in questo istante, però, noi ci siamo lasciati ispirare da quelle e abbiamo fatto il questionario, che un po' riflette, delle macro aree principali che ispirano le persone a giocare.
Anto, io non so, vogliamo partire proprio da guardare quei numerini lì? Perché no? Allora, Ricordiamo che Mark Rosewater ha anche un podcast bellissimo, si chiama Driving to Work, se non sbaglio, dove lui Sì. praticamente registra delle puntate di, penso 25-30 minuti, dove e le registra mentre, tra virgolette, va al lavoro, cioè va a lavorare a MTG e parla di topic differenti. Ogni tanto invita anche dei personaggi, dove non guida effettivamente, ma invita dei personaggi e chiacchierano di archetipi, piuttosto che qualità del gioco, creazione di mondi. È molto, molto interessante. Se siete appassionati al di là di quello che è il mondo dei TCG e non solo l'Orcana, è veramente interessante, è quello che sta anche dietro. Sì, è veramente interessante anche se devo dire una cosa un po' al limite del mega nerd, che Super non pensavo che arrivassi a questa citazione, ma ti ringrazio per averlo tirato fuori perché sono un avido ascoltatore, nel senso che anch'io. non li, Bell non li faccio tutti, però buona parte è il bellissimo, mio bellissimo. ascolto da aereo tipico. La gente fa tipo ascolta i podcast motivazionali oppure Sì. quelli di io ascolto finanza. Barbero. Poi, A fate posto. voi. E noi Driving to Work di Marco Acqua di Rosa. Esatto, di Rosewater. Ma senti, ma se lo Allora, compilassi io mentre facciamo la diretta, lo guardiamo insieme così, che ne pensi? Vai! beh, è Vai. interessante anche così, prova. Dai, allora, questo è il Devi questionario, ragazzi, che vi è leggerlo. stato proposto durante Mh-mh. questa settimana, appunto sono arrivate 80 risposte. Adesso proverò io a farlo, io non l'ho guardato apposta, proprio perché avevo Ah, okay, quest'idea. interessante, Allora, Ah, interessante. che tipo di giocatore sei? Questo questionario è Sì. pensato per aiutare i giocatori a scoprire quale profilo psicologico meglio rappresenta il loro modo di vivere il gioco. Lo scopo è aiutarti a comprendere meglio le tue motivazioni, migliorare la tua esperienza di gioco e favorire la comunicazione e la collaborazione con altri giocatori. Stupendo. Allora, quando costruisci un mazzo, cosa ti entusiasma di più? Creare e far funzionare combinazioni uniche e sorprendenti, sfruttare strategie solide e ottimizzate per vincere, inserire carte spettacolari potenti, assicurare che il mazzo sia coerente con una storia e un tema, esplorare interazioni eleganti tra le sinergie delle carte. Lamer, risposta Lamer B. Sfruttare strategie solide e divertenti. No, non lo posso fare da qua, è vero, perché qua è quello Ah, lì. no. il test. È l'account Sì, la giusto. Aspetta, lo devo prendere da un'altra parte. Lo devo è prendere vero, da sì, non un'altra ci avevo parte. pensato. Sì, sì, lo prendo da un'altra parte, non c'è problema. Va bene. Carichiamo un'altra pagina di qua. Tac, tac, tac. Voilà. E adesso la carichiamo. La prendiamo da qua. Comunque non m'aspettavo, ma anche degli amici ho girato il questionario, fanno: "Oh, molto interessante", l'han fatto tutti. Ah, ecco perché abbiamo 80 persone che l'han fatto, molti amici. No, ma io mi son sorpreso, mi fanno: "No, c veramente, veramente interessantissimo". Alcuni che non potranno seguire la puntata live ha detto: "Boh, poi me la recupero che è super interessante". Grazie Pier, Interessante, comunque bellissimo bello. A saperlo avrei cercato di fare un po' meno brutta figura agli occhi degli psicometristi che vedranno questa cosa, perché è fatto un po' alla buona, diciamo, come va test. bene, Però va magari è bene. utile è utile e interessante per guardare un po' cosa si è guardato attraverso questi profili. Esatto. Niente, non me Cioè, lo fa aprire così. Non posso farlo. va bene, Non dai. capisco come Allora mai. facciamo che non lo compili, ma magari ci dici cosa faresti e basta. Io E poi metterei la B qua. Io metterei mh-mh, la B perché comunque l'animo da lamer ce l'ho sempre avuto. E sì, quindi sì, se gioco a qualcosa tendenzialmente io tendo a voler ottimizzare. Quindi più che fare uniche sorprendenti o eleganti, carte spettacolari e potenti non lo considero neanche perché non capisco effettivamente che cosa voglia dire cioè non faccio, non giocherei mai rosso grigio, ecco. Quindi sì, strategie solide ottimizzate per vincere. come Uguale. tu non hai questa voglia di sbattere un Goofy, cos'è, 10-10 che No. in Ma tavola, no? com'è il mazzo com'è che si chiama? Quello blu e Tarantella? acciaio? Cos'è? È tipo show and tell, ma con i Topolino? sì, con i topolini. Con Sì, la sì, carta sì. da Ah, topolini. Combolino. Combolino, il Con combolino. Bolì.
Bellissimo combolino. Va bene, no, il senso è un po' quello. Molte persone, c'è una fetta consistente di pubblico che ha proprio questo fascino nel vedere queste carte esose, che non hanno senso se le immagini nel contesto di una partita competitiva, che però immagina sbattere qualcosa sul tavolo e girarlo verso l'avversario, cioè Sì, è l'obiettivo è un'esperienza. fare la combo, poi basta, cioè se vinco il torneo sono stato fortunato, Mh. oppure bah, bello, bellissimo, il mazzo funziona. Però se vinco una partita, beh, ho vinto col combolino 2 Ah, partite. io mi prendo questo spazio, ma visto che per Anto era così ovvio la risposta, vogliamo guardare un attimo cosa hanno risposto le altre persone? Ti sposti Vai, sulla slide risposte, piace. scegli Certo. che la prima non ha senso. Che percentuale io non riesco a leggere da qui, da questa Allora, guarda, schermata. vi dico che in questa prima Sì. domanda il 59%, ovvero 46 persone, hanno risposto la B, quella che ho Hanno detto io. risposto esatto, però tu ragionala in questo modo: sono 60, per cento delle persone che segue una diciamo una community che è fortemente incentrata sull'aspetto competitivo. Certo. Cioè il nostro campione non è particolarmente rappresentativo e anche così non rappresenta tanto più della metà delle persone. Vuol dire che molte altre persone scelgono altre alternative come principali. Non tutti stanno giocando espressamente per vincere. Sì, Per sì. altri, altre cose sono più importanti. Uno si dice: "Ma come? In un gioco competitivo viene qualcos'altro prima della vittoria?" Un po' sì, perché magari alcune vittorie conquistate in un certo modo valgono infinito più di altre. E in un gioco di carte in cui la componente randomica è importante, anche se ne vinco 1 su 10, però con la mia fantacombo che mi sono inventato, ho buttato insieme la mia macchina, il mazzo che serve a incastrare 10 pezzetti per fare la chiusura incredibile, cioè il godimento è infinito quando poi vai in Ma chi combo e era tutto. hai perfettamente ragione, cioè parlando con Mimiz della situazione che aveva portato questo combolino e spiegarlo, questo combolino è praticamente un mazzo che gioca è blu acciaio che gioca i Mickey Mouse, quelli che diciamo cheatano gli inchiostri, nel senso che ti fanno giocare gratuitamente dei pezzi grossissimi che sono altri Mickey Mouse. Mh. L'obiettivo di Mimiz e come aveva costruito il mazzo era per poter riuscire ad incassare la combo. Quindi giocava anche carte che tipo normalmente non vedevi giocate, ma semplicemente per poter incastrare la combo. Tipo la carta 1 zaffiro che guarda la mano dell'avversario. Ho detto: "Ma in cioè che senso? Che senso ha questa qua?" Così so quale Mickey Mouse poter giocare per innescare la combo. Grande Ho detto: "Ma sei Mimez. un genio!" Va bene, allora potrà non essere la soluzione ottimale per vincere, sì, però la vittoria decretata al tavolo non è necessariamente la vittoria che una persona cerca. Certo. Perché quando sei alla tua serata, l'orca birra di cui parlavi prima, cioè il non un po' conta testare se il gruppo è competitivo, però conta anche la qualità dell'esperienza che una persona ha e non tutti ricercano, nella vittoria, diciamo l'espletamento di quel bisogno. Magari ci sono altre componenti che sono rilevanti. No, ma E se difatti mi guardia viene in mente ad esempio Tommaso Mangiamontagna, che è uno dei nostri moderatori, che tra l'altro oggi sono stato alla sua sesta laurea, complimenti Tommy. E Grande. lui ad esempio è uno che ti sorprende, è uno che prende magari dei mazzi già forti e tutto quanto, però fa delle sostituzioni sue e quindi lui vuole arrivare alla vittoria con delle cose che sorprendano. Quindi anche mh. quella è una maniera diversa, no? Esatto, lui aggiunge degli extra steps, diciamo, che poi magari se vogliamo guardare i numeri crudi, magari non contribuiscono a realmente, renderlo un giocatore migliore in termini di performance, cioè in termini di numero di partite che vince sul totale. Però, evidentemente questa cosa è estremamente significativa per lui, cioè, Certo. dà al gioco un sapore completamente diverso. Che evidentemente è rilevante se continua a farlo a discapito della fatica che gli costa, perché insomma innovare
in genere è più difficile e più costoso in termini di impegno rispetto a andare per, diciamo, la strada che è stata dimostrata come più efficiente, mettiamola così. Poi Certo. potrebbe non esserlo, potrebbe non essere la migliore, però prendere una strategia o una lista che tutti portano ha evidenti vantaggi, insomma, in termini di tempo. Se io non so niente di Lorcana, mi viene posto in mano il mazzo migliore del formato da un giocatore molto forte e mi viene spiegato come giocare quel mazzo, dei risultati probabilmente li porto anche a casa. Sì. Se mi viene detto: "Okay, tieni, questo è il card pool, questi sono i mazzi più forti, ma tu fai quello che vuoi." Auguri a, cioè con lo stesso quantitativo di impegno a portare a casa risultati simili. Non so se rendo l'idea. Chiarissimo. Sì. Sì, sì, sì. Allora, qual è la tua soddisfazione principale durante una partita? Vedere una tua idea creativa funzionare, sconfiggere avversari forti grazie all'abilità, fare una giocata epica e memorabile, immergerti nell'ambiente e nei personaggi, apprezzare la struttura e le sinergie delle meccaniche del gioco. Allora, di sicuro non la D. Immergermi nell'ambientazione dei personaggi è proprio una roba che io non sento. Cioè, proprio Mh-mh. non... Cioè, se gioco VHS, allora sì. Ma se no, no. Qua diamo Mh-mh. per scontato che sia costruito, no? Sì. Cavolo, fare una giocata epica e memorabile è proprio bello, eh. Quello è proprio bello. Quello è proprio bello. Quella è una roba che mi prende proprio bene. Che già Sì. gli dici: ma quindi non era più importante la giocata straordinaria che la vittoria? Cioè, ma quindi se io parto underdog, se io parto con un matchup sfavorevole, però poi lo porto a casa perché mi esce la giocata particolare, mi stai dicendo che è meglio che vincere normalmente? Sì, per me sì. Eh, magari non è nella stessa condizione una persona che dice: "No, io voglio partire al meglio delle possibilità contro tutti e l'importante è vincere." Certo, certo. Okay, sto diluendo ulteriormente, la questione che vincere è importante magari per tante persone, ma il modo in cui lo si fa è, altrettanto Differente. importante per molte persone. I Per esempio a mhmm, me la A. Ad esempio a me piace tipo testare cose diverse e vedere mh, tipo che magari 2 cambiamenti di 2 carte hanno funzionato effettivamente, cioè non è il caso a voler che quella carta abbia funzionato in quel determinato matchup o in quella determinata partita, ma vedere che costantemente quell'aggiunta al mazzo nel meta costante ha avuto un impatto sostanziale nel risultato finale della partita. Quello per me, mh-mh, cioè, val di più di una singola giocata memorabile, per sì, esempio. sì. Ed è che differenzia i vari giocatori. Poi tra l'altro tu hai citato un'altra cosa, Anto, che è molto interessante, che hai detto: vabbè, ma se gioco VHS è un'altra cosa." Certo. Ma perché infatti giochi strutturati diversi, che io adesso io amo definirli come giochi diversi, Mhm. però, altre persone non sono d'accordo, gli piace di più avere l'idea che l'Orcana sia una cosa sola e poi all'interno ci siano, delle sottoaree e cose del genere. Io non sono dell'avviso, nel senso che probabilmente, una persona a cui fa schifo il competitivo può lo stesso apprezzare altre cose tipo VHS, non so, penso, e non penso che uno a quel punto gli verrebbe da dire: "Mi piace l'Arcana, mi piace quella cosa lì", che va bene lo stesso, cioè nel senso, è sempre un buon modo. A me piace però distinguerli come giochi, è una mia impostazione. Mi sono anche perso su quello che stavo dicendo. Tu hai citato VHS, come per dire non è detto che ci sia il modo che mi viene detto dall'esterno, da chi organizza i tornei, per giocare. Perché chi organizza il torneo ovviamente deve mettere un regolamento che permetta alle persone di capire dov'è il punto di partenza, cioè da dove stiamo partendo per, competere ad armi pari. Perché se non ci fosse un regolamento definito, non ci sarebbe modo di avere una competizione. Allo stesso modo, se abbiamo più di 2 giocatori al tavolo, emergono delle situazioni, diciamo, politiche per cui, la competizione viene in qualche modo inquinata. Tant'è che il multiplayer in questo genere di giochi tipicamente è associato a un ambiente più casual, no, diciamo non è Coinvolge adatto. Chiedo scusa?
Vedi ad esempio Commander con Magic, Commander. Sì, dove sì, si sì. gioca in 4, l'atmosfera è completamente più calma, è molto più casual ed è riuscito a attrarre un pubblico al quale interessa magari di più giocare la figurina di non so, di Counterspell, di SpongeBob piuttosto che vincere la partita. Sì. Sì, sì, sì. Che, tra l'altro è una cosa che io da ex giocatore, diciamo, più competitivo, non avrei mai detto nella mia vita. Che Magic. Eppure quando io mi approccio al no, per me è Pokémon, però, quando io mi sono approcciato all'Orcana, l'idea di fare la curva, cos'era, Robin Hood into strega, into non mi ricordo neanche cosa fosse il terzo pezzo, ma era una delle prime partite di Orcana che vedevo nella mia vita. Cioè con 3 carte, che non c'entravano non solo esteticamente niente una con l'altra, Ah, ma proprio chiaro. venivano da storie diverse. A me dava quasi fastidio. Cioè, nel senso, io venivo dal competitivo, però io volevo prendere l'Orcana come una cosa più casual e vedere, la successione della curva, che erano carte così sconnesse, ho detto: "Ma come? Cioè, dov'è la storia che si narra qua?" Cioè, Per c'era questo un Pier devi bisogno. giocare Capra Bounce. Devo giocare, Cioè scusami? è Mim che segue Ah, il certo. coniglio Cer perché certo, certo. Meno male che Gioco da non le vediamo narrativo. più, va, tra un po'. Allora, salutiamo un secondo Mattia Certo. che è arrivato, ha staccato Davide. da lavoro. Ciao Matti. Ciao Eli che so che sei in Puglia, c'è poco campo. Oh, Recuperala poi goditi la quando Puglia. riesci, ma di fatti vai a goderti la Puglia. Ciao Dade, ben arrivato, che ti sei perso? Abbiamo avuto Grande. DKP e adesso con Pier stiamo andando a vedere i profili dei giocatori. Difatti vedo in chat Giobbe che mi parla di Timmy Player. Sì, Ma per dirla in piemontese, ma cosa l'è un team player? E non è sì, un perché team player, Non è un team no, player. no. non è un typo, non è sbagliato a scrivere. Cos'è un team player? Cos'è un team player? Effettivamente prima non l'abbiamo neanche detto, ma Rosewater ha dato dei nomi a queste psicografie, a queste descrizioni dei giocatori standard. E il Timmy, vabbè, a questo punto ho preso il sondaggio, era bello guardarlo perché secondo me mostra che non è detto che se per te è giusta una cosa sia giusto anche per gli altri. È bello vedere anche cosa pensano gli altri per capire meglio queste cose. Ok. Se vuoi Però torno di là, dimmi, se vuoi torno di là e l'affrontiamo no, dopo. no, 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 magari ci torniamo dopo, però torniamo a queste psicografie, perché ci sono appunto delle immagini. Il Timmy per Rosewater è questa persona a cui mh, entusiasma vedere delle carte in particolare. Magari vede la carta molto forte, seppur costosa, vedi il gigatopolino di cui si parlava prima, e non è importante neanche vincerci, ma l'idea è, la vede e dice io voglio giocare questa carta. Cioè mi entusiasma l'idea, ok, di, ehm, di prendere questa carta e metterla sul tavolo. Tant'è che aspetta, e l'effetto fa proprio quello, tra l'altro. Le hanno fatte bene quella volta queste carte qui. Puoi prendere un permanente, un pezzo che hai in mano e appoggiarlo sul tavolo. Se non Sì. è più timidi così, è proprio l'esempio che facevamo prima, E tra poi è l'altro. Timmy, virgola, power player. Sì, sì, Power perché è il gamer. nome. Sì, 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 sì. Cioè, le cose importanti è che sia grosso, no? Che sia forte. Un bel Poi, dinosauro. sì, poi sono tutti al maschile perché sappiamo che la popolazione è più maschile che altro, però in realtà sono Timmy, Tammy e bla bla bla. Ok. Cioè sono tutti anche con la versione femminile, noi useremo il riferimento maschile semplicemente perché è più comune e per non dirne troppi, oltre che perché me li dimentico. Difatti, Poi abbiamo. nel flavor text c'è scritto Just wait till I get my Gigantosaurus. Esatto. Aspetta, la partita potresti farmi fuori, però aspetta un secondo, prima sbatto la mia bestiona gigante sul tavolo, dopo, Poi anche dopo posso perdere. Cioè, capiamoci, no? Io vinco la mia partita personale nel momento in cui faccio la mega giocata. Dopo, pazienza se perdo. È un po' il senso di cui dicevamo prima, no? Sì, sì, sì. Eh, l'altra macro area di giocatori che poi alla fine fa il grosso dei giocatori è lo Spike,
che già dal nome ti dà l'idea di quello che vuole vincere. Cioè l'importante è vincere. Come un po' chi se ne frega. Leggo la tier list, io prendo il tier 0, si monta il tier 0, si impara a giocarlo contro gli altri primi 4 della lista e si va al torneo per portare a casa la vittoria. No, non penso neanche a quali siano le possibili implicazioni delle mie scelte, ma vado dritto, l'importante è vincere. Infatti, la carta Spike, che tra l'altro l'hanno fatto al femminile, non me lo ricordavo. Tournament Grinder. Tournament Grinder. Choose a card you own from outside the game that has been banned or restricted in a constructed format. Reveal that card and put it in your hand. Tra l'altro non so se notate che il Firexiano. mana è firexiano, quindi Sì. se puoi pagarlo a 2 mana più, cioè puoi pagarlo 4 mana, oppure puoi pagarlo Con le 2 vite. mana più 2 vite e 2 vite, quindi 4 vite. Anche l'abilità puoi pagarla 2, 4, 6, 8 vite al posto di pagare i 4 costo di mana. Quindi puoi Esatto, posso toglierti la vita per poter scontare il costo della carta. vincere al costo dei miei punti vita, proprio Esatto. meraviglioso, no? Dark Confident, Greatness at any cost per chi viene da MTG, che è Sì. proprio quell'esempio di carta diciamo da competitive. Tra l'altro disegnata da un campione del mondo, se non ricordo male. Va bene. Johnny, la terza categoria, e queste sono le 3 macro, poi ne vediamo altre 2, è il combo player. Se leggiamo il testo della carta è cerca nel mazzo una carta e la mettiamo in mano. Perché? Perché l'intento del Johnny combo player è appunto incastrare degli strani meccanismi che in qualche modo però poi ti portano a vincere, o comunque sia ti portano a realizzare una combo una combinazione particolare, un qualcosa di inusitato. Ovviamente si possono mischiare. Se tu ci pensi, in realtà la domanda di prima del questionario permetteva scelta multipla, cioè Sì. io potevo mettere più di una freccina. Questo non è un errore, è stato volontario da parte mia, perché l'intento era dire: oh, ma guarda che tu puoi anche averne più di uno. Magari ti rendi conto che, ok, essere Spike, perché quello probabilmente è un po' in tutti il voler vincere, ma Certo. quanto? Fino a che prezzo? Cioè, sono disposto a cedere tutto il resto a favore del concentrarmi sul vincere? E se posso metterlo da parte per un momento, posso trarre un vantaggio dall'averlo messo da parte? Perché questo mi fa un po' tornare su quello che era l'introduzione al questionario. Cioè il senso era conoscersi un po' meglio per poi comunicare anche meglio e stare meglio con gli altri giocatori. Se leggi l'introduzione Lo questa cosa scopo è ce l'avevo aiutarti a scritto. comprendere meglio le tue motivazioni, migliorare la tua esperienza di gioco e favorire la comunicazione e la collaborazione con altri genitori. Mi viene una riflessione a questo punto, cioè se io mi rendo conto di essere abbiamo detto che si chiama Spike Player, Sì. non rischio poi di avere la vittoria come ossessione. E a quel punto, che cosa mi succede quando non vinco? Cioè, la mia esperienza sarà sempre negativa tutte le volte che io non vinco. Non riuscirò mai a trarre qualcosa di buono. Quindi è il caso forse di farsi influenzare, no? Cioè di capire che forse c'è qualcos'altro, oppure no, Pier? Beh, no. Questo è interessante perché ci sono un po' di studi in generale sull'aspetto della competizione e possiamo individuare tranquillamente anche delle forme di competizione spinta al limite che comunque è pulita, non tossica. Quand'è che diventa problematica la competizione? La competizione è dannosa in un aspetto di società nel momento in cui io competo con persone che non vogliono competizione, che è una cosa interessante, oppure quando ritengo che l'essere migliore in una data competizione mi ponga a un livello diverso in termini di rispettabilità rispetto agli altri. Del tipo, io sono più forte di te al gioco, di conseguenza tu non puoi permetterti di parlarmi, di dirmi niente o di criticarmi perché tanto io sono quello bravo. Tu forse se
prima mi dimostri di essere bravo quanto me, poi ascolterò anche quanto hai da dirmi. Cioè, se la poniamo in quell'ambito lì, è chiaro che è, diciamo, dannosa da un punto di vista relazionale, e mi viene da dire anche da un punto di vista personale, nel senso che mi troverò necessariamente a creare conflitti, scontri, tali per cui poi mi danneggio. E tra l'altro, come sono duro verso gli altri che non sono bravi abbastanza, lo sarò anche verso me stesso nel momento in cui non sarò in grado di portare a casa il risultato. Una competizione che invece è più sana, però magari ci torneremo perché è una cosa un po' più complicata. Ok, Questo ok, tema è certo. bello ampio, riguarda una competizione verso se stessi, nel senso cercare di fare il meglio che riusciamo a partire dalle risorse che abbiamo. E in quel modo, anche se stiamo ben focalizzati sulla competizione, si riesce a mantenerla tranquillamente, diciamo, nell'ambito del sano. Va bene. Ehm, la cosa che però invece io tiravo fuori è che è quella che ho anche anticipato. Se io sono in un gruppo della mia Lorcana Beer, e mi presento con un mazzo molto strano, magari non adatto a competere, facciamo finta, e gli altri invece stanno preparando il torneo, in qualche modo io sto rischiando di rendere un po' improduttivo il test degli altri, no, perché li faccio preparare, testare contro, qualcosa che non è adatto ai loro scopi. Chiaro. E viceversa però, perché se io mi presento con un mazzo ipercompetitivo in un ambiente che al contrario è casual, è orientato al fare giocate strane, a vediamo che mischiamo queste carte e vediamo che succede, e faccio pub stomping, come si usa in altri contesti, cioè vinco facilmente contro tutti gli altri. Bene, bello, però non ne ottengo niente io che non mi sono messo alla prova, e non ne ottengono niente gli altri che non hanno avuto quello che cercavano. In questi termini è sensato conoscere ciò che noi desideriamo dal gioco per andare proprio a cercarlo e anche a comunicarlo in un modo pulito. Sicuramente DKP, che era qui prima con noi, ha parlato dei suoi gruppi di test, Sì, e, e- e certamente lì è ben condiviso che l'obiettivo è quello di realizzare delle competenze competitive di un certo tipo, no? Io mi incontro non per cazzeggiare, ok? Vincere il Mi incontro mondiale. per lavorare allo sviluppo di competenze, di comprensione rispetto al gioco, di shortcut e cose che mi rendano di fatto un giocatore migliore. Se lo fa, posso includere qualunque persona in questo contesto? No, perché ci sono tante persone che il gioco lo vivono in modo molto diverso. Ma mi verrebbe da dire che anche tu, Anto, messo in un contesto del genere, per un po' ti va bene, dopo un po' dici: sì, ragazzi, ok, basta, io guardo. Cioè, eh, per assolutamente adesso, sì. per me è abbastanza. Ma infatti, io trovo che sia assolutamente importante non solo riconoscere che esistono esigenze diverse, ma valorizzarle invece che screditarle. Cioè, mhmm, rendersi conto che non è per tutti il 100% della competizione, ma c'è anche molto altro che può essere trasmesso attraverso il gioco. Tant'è che quei 3, personaggi che abbiamo visto prima erano i 3 originali. Però poi c'è stata la volontà di allargare, questa piccola cerchia, includendo altri 2 nomi che hanno adesso, Vortos e Mel, qualcosa del genere, vabbè, 2 nomi un po' più strani, ma che avevano un'attenzione diversa alle carte, che non era neanche pensata per il gioco in sé, ma per l'immaginario che veniva raccontato, nel caso di Vortos, e per la costruzione del gioco per il MEL. Cosa intendo per costruzione del gioco? Un pochino più astratta, però guardiamo al lato matematico, o da judge forse anche, che potrebbe esserci dietro a questa cosa. Cosa intendo? Cioè, ci sono delle persone che hanno proprio il gusto dell'andare a guardare cosa accade in alcune interazioni estremamente particolari che portano il gioco ai suoi limiti in termini di regolamento. Mhm. Cioè, tipo, cosa è che succede se questa cosa, questa cosa, questa cosa? Ah, sì, sì, sì. Sono 4 carte che non hanno mai visto gioco nella storia, cioè non sono mai state legali nello stesso formato contemporaneamente, però
a qualcuno è venuto in mente che succedesse una cosa ai limiti del reale all'interno del gioco, incastrandole, e questa cosa gli ha dato piacere. Quello un po' è un tipo di gusto che un'altra persona potrebbe avere. Certo. Cioè, adesso dici, sembra paradossale. Sì, okay, però, intanto, ci sono persone che tuttora fanno la cosa che ho descritto io, cioè cercano degli incastri particolari o hanno gusto anche nell'osservarli, e poi magari leggono le carte, collezionano le carte, si appassionano alle carte proprio per questa loro caratteristica di essere peculiari e molto diverse da tutte le altre che magari esistono. Una carta mi piace perché è unica, perché è diversa da tutto il resto. Oppure, al lato opposto, completamente estetico. Questa carta mi piace perché rappresenta questo personaggio in un modo che io non avevo mai visto prima. Perché rappresenta, una sfaccettatura di carattere di un certo tipo. King of keywords, sì, okay. Le keywords sono, le meccaniche col Sì? nome. Sì, sì, beh, si usa anche in Lorcana Sì, 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 probabilmente la sì, terminologia, sì. assolutamente. Sì, sì, sì. Che tra l'altro è fan-made questa? Sì, può Sì, essere. sì, sì, Credo questa è di sì. Sì, perché non penso che avrebbero scelto un nome del genere in Wizard, avrebbero fatto una cosa molto più prepotente come cosa. Va bene, comunque sia, il Vortus invece è l'appassionato di narrazione e di estetica, cioè la persona che fa il mazzo VHS, quello che hai detto tu prima, che ha l'intento proprio di raccontare una storia attraverso le proprie giocate, di coinvolgere le altre persone quasi in un gioco di ruolo. Cioè del tipo: "Guarda che il mio personaggio adesso ha questo turning point narrativo e adesso diventa cattivo." Cioè non lo so, quasi alla D&D. Sì, e diventa role esatto, playing. diventa role playing, che voi dite: "Vabbè, ma questo è un gioco di carte competitivo." Eh, Sì, ma anche no, perché devi viverlo necessariamente in quel modo lì? C'è spazio per tutti? C'è, è un po' ma il sopra nostro è un po' il scusami, nostro vai. cantare le canzoni è un po' il nostro cantare le canzoni quando giochi un Let the Storm Rage On o un A Whole New World. È Sì, la parte del be prepared da Lorcana Villa, cioè non so, cioè vivo il momento. Cioè quel be prepared non pulisce il board, setta un mood. Cioè esatto. cioè è proprio bello, cioè secondo me è bello. Fa parte del gioco secondo È me. bello e dà profondità e capisci che c'è profondità. Esci un po' dalla tunnel vision, di c'è solo una maniera, questa è la maniera giusta. Non c'è il giusto o lo Esatto, sbagliato, c'è il godersi in gioco in maniera differente e non vuol dire che però tu debba per forza farlo in tutte le maniere. Ognuno ha il suo gioco, come diceva prima Pierre, la sua maniera di percepirlo, senza dover screditare gli altri. Esatto, esatto, senza doverlo screditare gli altri, ma anzi al contrario magari trovando un punto di contatto importante, perché magari se, io intendo testare lo posso dire chiaramente: "Guarda, ci troviamo per preparare il torneo, mi esatto. raccomando si portano i mazzi per prepararsi al test", e magari neanche giochiamo competitivo, noi studiamo la partita, Ma come difatti suggeriva posso DKP. raccontare una cosa che mi è successa all'inizio di Lorcana, che un po' mi faceva sentire in colpa, e mi ci fa sentire in colpa ancora adesso. Io ho cominciato da casual totale a giocare Lorcana. Non sapevo proprio niente e prendevo un sacco di schiaffi. Ho cominciato poi invece a giocare con persone un po' più forti, cambiando local. Cambiando Mh, local ho capito come funzionavano i giochi di carte, ho capito come si faceva a vincere. Tutte le volte che tornavo nel vecchio local stompavo le persone con le quali prima perdevo e alla fine ho smesso di andare in quel local lì mh, perché mi sentivo sporco. Non solo, anche il tuo obiettivo è cambiato. È cambiato il mio obiettivo ed è cambiato anche la maniera nella quale mi approccio al gioco, ma totalmente. Esatto, Da come sbusto le bustine, fino da come sbusto le carte, da come apro le bustine, fino a come scelgo di costruire poi e di cosa fare. Sì, sì, è cambiato tutto. È cambiato tutto. mh, Però, appunto, magari partire
con questa di nozione adesso, di capire che c'è una maniera di vivere in tante maniere il gioco, io lì ero un po' in tunnel vision, no, devo vincere, devo vincere, devo vincere, mi aveva un po' fatto del male, ecco, di sicuro. Sì. Cioè, è E interessante vedere anche questa cosa sotto un punto di vista dei local game store ed è come questa cosa, diciamo, un pochino plasma gli stessi local game store. Ci sono local game store che prediligono il gioco competitivo, altri local game store che prediligono un gioco un po' più casual, e questo viene creato non solo dal local game store, ma anche dalla community che va a frequentare quel local game store. Quindi, ad esempio, noi abbiamo visto tante persone venire ad andarsene semplicemente perché han visto il livello molto alto, essere un po' intimorite, e quindi anche noi, cioè tipo io a volte mi sento in difetto di giocare determinati mazzi che magari voglio testare per poter andare a Malmo in un local game store in cui magari tipo ci sono 3 giocatori competitivi e magari altri 2 che se li becchi dici: "Oh, all buy". Poi vedi anche la Però frustrazione negli occhi del tuo avversario, è brutto, cioè è proprio brutto. Lui esatto, sta portando il giallo-blu con le principesse e tu invece sei col mazzo ipercostruito per il torneo e lui non ha speranze, lo cioè sai dal primo Inc che non ce la può mai fare. bravissimo. Beh, e tra l'altro vedi anche gli errori che fa, Mm. glielo dici e magari per lui non sono errori, per lui è: "Io voglio giocare alla principessa, non mi interessa Bravo, di bravo, vincere sempre bravo, bravo. la carta forte", È proprio okay? così. Mentre la tua visione è: se tu avessi tenuto questo e avessi fatto quest'altra giocata, avresti potuto raggiungere il risultato che è quello di vincere la partita. Magari il suo risultato non è come il mio. Il suo Bravo, risultato non è bravo. vincere la Esatto, e da giocare stasera la usciamo con questa consapevolezza qua di sicuro, dal fatto che io mi siedo al tavolo per arrivare a 20, ma non deve essere scontato che anche l'altro che è davanti a me si sia seduto al esatto, tavolo esatto. volendo arrivare a 20 e traendo la sua gioia e il suo divertimento dall'arrivare a 20. Io ho è un'amica vero. Rebecca che la sua gioia è portare mazzi funky ogni volta, e una volta ha portato un mazzo location, il suo obiettivo era vincere almeno una partita con quel mazzo location, dove c'aveva una roba tipo, non lo so, tipo 30 location. Il suo obiettivo era fare una board enorme di location e riuscire a vincere una partita con cioè il suo obiettivo era quello, non era di vincere il local game store, era divertirsi e fare quella. Un giorno è venuta vestita, con una sorta di cosplay da villain e ha fatto il mazzo villain. Il mazzo villain non doveva essere forte per essere forte, ma doveva essere in tema con la sua modalità di gioco di quella volta del local. Semplice. Poi abbiamo i championship apposta per dimostrare cioè che il gioco può essere anche più competitivo, quindi lì anche il ruling è un po' più differente, non ti faccio rifare la mossa e lì impari che cos'è il gioco competitivo. Però anche lì è capire, come dicevamo prima, che gli obiettivi delle persone non sono gli stessi. E dobbiamo adattarci ed imparare a diciamo a capire diverse prospettive, perché è quello alla fine. Perché alla fine magari io vengo lì per semplicemente divertirmi, c'è quello che viene lì per poter imparare e giocare solo con giocatori per poter giusto imparare e migliorare nel gioco, c'è chi viene a giocare la principessa. Abbiamo obiettivi differenti. Ma che poi tra l'altro, questo riguarda gli altri, però, non è detto che neanche noi siamo così consapevoli del motivo per cui siamo seduti a quel tavolo in quel momento con quel mazzo, perché magari uno non ci ha neanche mai pensato che lui vuole vincere, però in un certo modo, con delle certe regole extra che si è imposto. C'è chi vuole vincere, però si gioca, con un budget. C'è chi vuole vincere, però il mazzo non può avere delle carte perché non mi piacciono, dei tipi di meccaniche perché non mi piacciono. Voglio vincere, ma io gioco quei colori. Voglio vincere, questo è il mio mazzo, io voglio diventare il più forte al mondo, ma con quel mazzo, con quello, non con gli altri. Gli altri sono per le altre persone. Eccomi qua. Ehm C'è c'è stato un ragazzo che mi ha scritto proprio ieri, è spagnolo, e mi fa: "Martin, andrò al torneo grosso che ci sarà non questa settimana, la settimana prossima, voglio portare il Blurple, però voglio giocarlo con le carte di Elsa, deve essere un mazzo di Elsa. Come posso fare in modo che cioè che funzioni?" E budget addirittura, ho detto: "Guarda, questa è la mia idea di mazzo, se vuoi farlo Elsa
le aspettative potrebbero essere differenti, perché vai comunque a un torneo che ha delle aspettative molto alti, con giocatori di calibro di DKP o che vanno lì per vincere. Se vai lì per divertirti e avere un gioco abbastanza competitivo, puoi basarti su questo e includere determinate carte. Però se fai un mazzo completamente Elsa, Blurple, non ti aspettare di raggiungere il risultato. Puoi raggiungere un risultato personale, che è quello di giocare un mazzo che ti diverte, però allo stesso tempo be aware, be consapevole del fatto che ci sono giocatori che vengono lì Eh no, per ma vincere. se Quindi vai a un torneo grosso con un mazzo così, sai che molto probabilmente tutte le partite le perderai, che se vincerai qualcosa sarà dal terzo o quarto turno quando sarai agli ultimi tavoli del torneo. Cioè, nel senso, bisogna anche essere consapevoli, di quello di dove si è, di cosa si sta andando a fare. Perché è molto bello portare cioè, perché poi è facile arrivare alla frustrazione, è facile magari abbandonare il gioco perché si hanno un'idea e ci si va a mettere in una situazione sbagliata o non si è disposti a comprendere che le tue scelte non sono sempre le più adatte all'ecosistema che è intorno. Allora, volevo solo salutare, ciao, ciao ragazzi, ciao Lorcani, ciao NMZS, ciao Dade, ciao Moito, ciao Dalia che dice io voglio vincere ma non giocherò mai aggro. Ma avevi giocato? Sei sicuro non hai mai giocato aggro? Non mi ricordo. Comunque, magari era un tempo aggressivo, allora, io la però è soddisfazione che ho avuto, interessante. io sto weekend ho avuto la soddisfazione più grande di sempre, credo, che è stato millare un discard, che è stata una roba che mi ha fatto proprio, cioè, ma, ma non ce n'è, non ce n'è proprio la sensazione più bella che abbia mai avuto. Bellissimo! Mai avuto una Ma perché ha sensazione più bella. pescato un sacco Di di Diablo, uccellino del di mare. Principe, ha pescato come un dannato e io ho fatto ruota, ruota, ruota. Fine. Ed è stata la sensazione più bella che ho trovato nel gioco, ma non è stata la vittoria, è stato Tanto così, vincere in quella maniera. bellissimo. Sì. Poi, come hai detto tu prima, Anto, c'è anche una questione legata al fatto che magari quello che pensiamo noi non è detto che sia compatibile con la realtà. Cioè, mi Ecco, viene il sì. dubbio a dire, cioè, per esempio, voglio vincere, però sempre. No, cioè, no, non Non è funziona. realistico. Esatto, oppure voglio vincere, però giocando in mazzo, però voglio vincere. Cioè, di fare pace col fatto che se tu ti metti degli extra steps, ti rendi più complicata la vita. Cioè, devi accettare che stai riducendo in automatico le tue probabilità di vittoria. Se al contrario dici: "No, gioco il mio mazzo, quello è, faccio il meglio che posso e accetto il risultato che arriva", okay, probabilmente difficilmente proverai frustrazione a quel punto. Cioè, nel senso che al massimo sarai frustrato nel dirti: vabbè, non ce la fa più, cioè non è più adatto al meta, non tiene". Però non è una frustrazione che è personale verso te stesso, o come se fosse qualcosa che non torna, che è sbagliato, che è rotto. Invece se mi aspetto di avere dei grandi risultati col mio mazzo fantasia, lì a quel punto sarà una lotta contro i mulini a vento. Esatto. E E la bisogna riconoscer consapevolezza di dove voler arrivare, okay? mh-mh. Se voglio giocare casual, devo giocare in un determinato modo e posso giocare in un determinato modo. Se invece voglio giocare in maniera competitiva, devo andare un po' contro quello che è magari il mio modo di giocare normale, che è quello di includere le principesse o far la combo di Elsa e giocar carte che magari prima non mi piacevano. Cioè io ho un amico che a lui non piace Be Prepared. Ho detto: "Amore mio, se giochi rosso, Be Prepared, purtroppo devi giocarlo". "Eh sì, ma ci sono altre". No, cioè non ci sono soluzioni, cioè nel senso, nei mazzi controllo quella carta serve, se non giochi quello gioca Sisu. Vabbè Sisu no, e far capire Oh no, determinate, son cioè morto quella io. non mi piace allora non la No, no, ti gioco. sento, Pier, ti sentiamo e ti vediamo. Cosa? Pier? Ti sentiamo e ti vediamo, Pier. Forte e chiaro.
Pier mi sa che non ci sente e non ci vede. Non lo so. Sì, Quanto è sì. tossico Pete? Ma lo gioco Ma 4 per forza, Pete sì. esatto. Pete non Sono è... io che non vedo voi, Esatto. perfetto. Scusatemi, io non vi sento e non vi vedo. Ma Incredibile. questa è Grazie bella. Anto del messaggio. Aspetta, Non so fammi se sia vedere. Discord a questo A punto. questo punto Provo sì. a Sì, ma chiuderlo e siamo... riaprirlo. Aspetta. Sì. Riprovaci. Sì, esci e rientra da Discord. Allora, provo Nel a... frattempo in cui si connette, ci sono determinate carte che fanno veramente la differenza in determinati mazzi. Quel Pete, vabbè, non mi piace, odio giocarci contro. Inizio a giocare Steel, capisci quanto sia forte da giocare quella carta. Quindi magari ci dobbiamo fare andare giù la medicina del giocare quella carta a favore di vincere qualche game in più. O no, Anto? Assolutamente sì, ma poi, cioè, Pete io non lo considero una carta tossica. È una carta che ci vuole, Ma Pete. perché lo giochi? Ma per quello giochi. No, ma io, Non è una carta. ma guarda, che a me Pete blocca il mazzo, eh. Se quando mi giocano Pete io ho Sì, finito certo, di giocare, quindi ne sono ben consapevole, diciamo. Prova a parlare, Pier, vediamo un po' se esattamente. funzioni. Sono? Ok, Ci sono? perfetto. Eh, non lo so, vabbè, ma Pete, ma basta, parliamo sempre di Pete. Sì. Che E- carta, Pete. Tra l'altro non ruota neanche, Ma meno quindi si male, vola. ma meno male. Ma pensa, allora, chi si lamenta di Pete? Pensate, Steelsong senza Pete, che cosa sarebbe? Cioè, non Steelsong, il giocare lo Steelsong, ma giocare contro Steelsong senza Contro. Pete. Sono io tossico eppure gioco lo stesso. Vabbè, ma sì, tu lo sei, lo sappiamo, dai. Grande ombra. Va bene, allora andiamo a chiudere. Sì, effettivamente forse Discord voleva solo dirmi di andarmene. No, 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 no. Che era, oh basta, abbiamo È finito. scorretto, si è fatta tipo, si è fatta una certa, raga. Esatto, basta. Allora, va bene, andiamo. Se dovessi concludere con una frase Hai ragione. quest'argomento, Pier, No, io chiuderei con una parte invece che abbiamo un po' mancato, però vai. sul fatto che dicevamo prima, ognuno ha un po' i suoi motivi per giocare, magari non è neanche così tanto consapevole, però secondo me è proprio una cosa da prendersi a cuore il fatto di avere cura del modo in cui giochiamo, perché giocare è una cosa sia personale sia relazionale ed è bello, è importante che nel momento in cui ti relazioni agli altri, tu abbia delle buone comprensioni, cioè tu capisca bene, tu sia efficace nel comunicare ciò che desideri e nel ricevere le comunicazioni degli altri circa ciò che gli altri desiderano. È proprio una forma, mi verrebbe da dire, quasi di rispetto. Io sto in un ambiente relazionale ed è molto bello se in questo contesto riusciamo tutti quanti a vedere soddisfatti dei bisogni, cioè troviamo del piacere e soprattutto magari nel momento in cui notiamo che qualcun altro invece fatica a essere soddisfatto con l'esperienza che sta avendo in quel momento lì, possiamo, se abbiamo noi una buona comprensione, perché ci siamo passati, essere di supporto per, diciamo, far crescere un po' la community, per aumentare l'esperienza qualitativa tua e degli altri e tutto sommato arricchirsi a vicenda, mi verrebbe quasi da dire. Quindi questa è una parte che ci tenevo a mettere perché, il fatto che il gioco sia relazionale è una cosa che magari ci dimentichiamo un po' troppo spesso, cioè è come se giocassimo da soli a volte, no, però al contrario l'aspetto relazionale è proprio una dei driver, una delle cose che ci guida di più a continuare a giocare. E abbiamone cura di questa cosa. Cioè, non è una cosa scontata e se poi decade, se poi la perdiamo, cioè, ce ne si pente e come, insomma.
Assolutamente. Siamo parte di una community ed è responsabilità di tutti farla fiorire e far star bene gli altri, oltre a star bene noi stessi. Va bene, per me l'aspetto relazionale è il maggior motivo per cui gioco. Sei un tesoro, Matti. Sei un tesoro, Matti. Tu ti sei perso, sei arrivato un po' tardi, ma dicevo proprio che per me il motivo principale per cui poi vengo al Goblin è che vengo a fare una serata tra amici. Poi si rosica quando si perde, ci si manda a quel paese, lo sappiamo, no? È normale, però è la cosa principale è quella, ci troviamo tra amici e ci facciamo una serata insieme. Esatto. Mm? Mh-mh. Sì. Noi tipo io non vedo l'ora che sia giovedì, perché così io vedo un sacco di persone che non rivedo da un sacco di tempo. Cioè a Vedi? prescind non so ancora neanche che mazzo portare, magari porterò qualcosa di fantasia. Adesso Robin è entrata nel circolo: "Ah, giovedì ci sono i locals", quindi anche la mia ragazza che adesso ha iniziato a giocare, okay, giovedì è il momento in cui incontriamo determinate persone che sono amici. Cioè è la cosa bella, cioè diventa una quasi routine. A prescindere dal risultato, gioco e faccio 2 chiacchiere con le persone. La cosa bella è anche il post, dove si va a bere una birra, si fanno 2 chiacchiere, si fa aggiornamenti sulla vita, cioè e questa è la vera e propria sensazione di Ciao Caro French! French, buonasera! Io direi una roba, sai Pier, che sta settimana adesso ci impegniamo fino al prossimo martedì a far uscire magari delle grafiche con questi 5 tipi di giocatori. Che ne pensi? Così le pubblichiamo sull'Instagram e sui social di Lord League con la traduzione magari in italiano delle carte o troviamo comunque delle immagini che ci piacciono a noi. Magari troviamo delle immagini di carte di Lorcana e ci scriviamo di fianco la Sì, descrizione del giocatore. Eh? Sì, sarebbe carino. Anche magari i risultati di quel questionario che prima, insomma, Sì, io ho voluto un po' iniziare a guardarlo, ma poi tagliare, perché altrimenti passavamo tutta è la vero. puntata a guardare quello. Magari i risultati però possono essere interessanti, magari a spot, alcune cose, per vedere quanto in realtà si è diversificato il mondo là fuori. Perché magari noi pensiamo Li sì, tutti quanti la pubblichiamo. pensano come me. Facciamo una bella E infografica con i risultati del questionario. ecco. Va bene. Grazie Martin, grazie Pierre, grazie chat. Facciamo un ride, che ne gra pensate? Si può grazie fare? mille ragazzi. Grazie Pier, come sempre un super, super piacere. Che ne Grazie a E dite? voi. grazie al nostro super host Anto. No, io non faccio niente, io sono quello che modera, lavorano gli altri. Allora, vediamo un Eh, po' dove andiamo. Dai, andiamo da... Chi è che ha pochi? Chi è che ne ha Che pochi? c'è online oggi? Carini e coccolosi. No, non è... No, Carini difatti, e non era coccolosi. Disney Anto, ma che Lorcana, difatti. Ecco qua, vai. Andiamo. Andiamo Va qua, bene. che ne ha solo Ragazzi, buona 6. serata, grazie per averci seguito e andate a Andate a recuperare il salutare bond. questo... esatto, andate salutatemi Pistolin. E... Ciao Piscina, Va sta bene. male. Andate a Grande. salutare questo ragazzo prima di andare a dormire. Poi andate a dormire, però andate a salutarlo. Lasciategli il follow, mi raccomando, No, ragazzi. grande Davide. Rispettate i ride. Andate a salutarlo, mi raccomando, Ciao. ragazzi. Andate a Buona salutarlo. serata. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Qualcun altro che viene a Malmo, Anto.